tutti, benvenuti al mio canale GreedyWeb. Come promesso, eccoci e prepariamo le baguette alle noci. Restate fino alla fine del video perché vi anticiperò il prossimo video quale sarà. Mi raccomando, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la notifica, che è la campanellina che sta vicino al numero di iscritti in basso a destra sotto il video. E adesso cominciamo. Questa è la mia nuova macchina del pane, perché quella lì dopo anni poverina di lavoro è voluta andare in pensione. Allora, mentre che ho acquistato questa che si chiama, è della Moulinex, si chiama Home Bread Baguette, e non solo fa il pane ma ha un accessorio che oggi faremo, le baguette, perché le ho fatte ieri, gli sono piaciuti e li vogliono rifatti. Ha un accessorio, questo qui, non so se riuscite a vedere bene, ecco, una specie di vassoietto dove vengono inseriti queste qua, ce ne sono due nella confezione, per poi cuocere. Questa è, come vedete, un po' più grande dell'altra e impasta fino a 1,5 kg, invece quella che avevo prima impastava fino a 1 kg. Quando inserite le pale, almeno questa qua, consiglio di mettere le pale uno contro l'altro per un ottimo impasto. Per questa ricetta, per fare 8 baguette, ci vogliono 245 g di acqua. Nella confezione è compreso anche un misuratore, per cui è facile anche misurare l'acqua. 1,5 di sale, questo piccolino. Un cucchiaio, che è questo qua, uno di questo grande, di zucchero. Poi ci vuole la farina del pane, speciale del pane, ed è praticamente, io ho messo quella con indice di forza della farina 2,60 e ce ne vogliono 370 g di farina, 1,5 di questo piccolo di lievito, questo qua in grani. Mettiamo dentro, premiamo fino a che fa lo scatto clic, chiudiamo e avviamo il numero 1. Andiamo a fare start. La macchina tra poco, tra 20 minuti, segnalerà che possiamo mettere gli ingredienti, e in questo caso le noci, e ce ne vogliono 80 grammi per 8 baguette, e sono stati sgusciati e tritati 80 grammi. Intanto facciamo play e facciamo avviare la macchina. Apriamo, così vediamo il lavoro che fa la macchina. In questo caso andiamo a ripulire gli angoli, perché come l'altra diamo una mano dove non arriva, che significa negli angoli. Tra 20 minuti sentiremo un beep, ve lo dirò tra poco. Intanto a dopo. Rieccoci, ha suonato, ha fatto pipì, che ha segnalato che adesso si possono aggiungere le noci o quello che vogliamo mettere. Possiamo mettere anche cubetti di pancetta rassicchiati. Diamo una mano perché l'impasto adesso si deve prendere tutte le noci. Ecco fatto, chiudiamo perché si sta già riscaldando per la lievitazione. Adesso dobbiamo attendere che dia al prossimo beep, la macchina si fermerà e poi vi spiego cosa facciamo. A dopo. Allora, non l'avete sentito perché mi sono scordata ad accendere la videocamera, ma come vedete qui lampeggia, la macchina ha fatto i suoi beep e tra poco lo sentirete di nuovo, perché li rifà dopo un tot di minuti, nel caso non l'abbiate sentito la prima volta, li ripete. Comunque si mette in pausa e lampeggia, non dovete toccare nulla, dovete prendere il cestello, tirarlo fuori, prendere questo attrezzino qui e i suoi vassoietti, e dobbiamo fare 8 panini. Dobbiamo fare una cosa per evitare che questo continui, perché i panini dentro la macchina si cuociono 4 alla volta. Qui ne stiamo facendo, abbiamo fatto la dose di 8, per cui
la pasta rimanente dobbiamo metterla in una ciotola a parte e in frigo per evitare che continui la lievitazione. Scordiamo e scaravoltiamo. Ecco, questo è perché sta rifacendo il bip. Nel caso la prima volta non l'abbiate sentito, vi rifà il segnale. Facciamoci le mani di farina così stacchiamo le pale. Dividiamo. Prendiamo questi 350 grammi, ne mettiamo in una ciotola, mettiamo una pellicola e la mettiamo in frigo. Noi adesso dividiamo per 4 questo. Allora, non dobbiamo fare altro che fare le baguette o i panini. Iniziamo a rotolare e piegare su se stesso il panino. E dobbiamo farlo quanto è questo. Non vi preoccupate che è piccolo perché poi gonfia. In dotazione alla macchina troverete questo qua che è una specie di rasoio, e questo serve per fare i tagli, 1, 2 e 3, e in dotazione avete anche un pennello. Adesso dovete spennellare con un po' di acqua la superficie senza bagnarli troppo, cioè senza inzupparli, ma dovete bagnare la superficie. Prendiamo questo, mettiamo adesso, si apre, posizioniamo a posto del cestello, posizioniamo questo, chiudiamo e andiamo a cliccare e adesso cucinerà per un'ora queste baguette. Farà un secondo bip appena finita questa cottura. Noi dobbiamo prendere l'altra pasta, rifare lo stesso lavoro, le stesse baguette e rimettere a cuocere. A dopo. Rieccoci, ha già suonato, come vedete lampeggia di nuovo perché in questo caso sto facendo 8 baguette. Le prime 4 sono pronte, andiamo a vedere. Come vedete sono belle cotte. Spostiamo questo e rifacciamo lo stesso lavoro di prima. Okay. Rimettiamo, perché stiamo facendo gli altri 4. Riaccendiamo e tra poco sarà pronta, tra un'oretta saranno pronte anche gli altri 4. Ma eccoli qua, ecco qua le mini baguette. Adesso vi faccio sentire e vedere che sentite lo scricchiolio, ma dentro sono sofficissimi, sono morbidissime, sono caldissime. Innanzitutto questa è la mollica, c'è la crosta croccante perché ancora sono caldi, sono buonissimi, buono, infatti sono croccanti fuori, morbide dentro, ma appena si raffreddano la crosta diventa più morbida, come solito del pane. Vi è piaciuta la ricetta? Fatemelo sapere nei commenti cosa ne pensate. Un pollice in su se vi è piaciuta la ricetta, condividete il video, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche così sarete i primi a vedere i prossimi video, i primi a commentare, i primi ad essere con me a condividere queste nuove ricette. E siete curiosi cosa farò nel prossimo video? La tarte tatin. Ci vediamo sabato con la video ricetta.
Io intanto mi mangio un altro pane, un pezzo di pane che ho fame. Alla prossima!